sono quasi le 7, c'è abbastanza luce e allora noi si parte perché bisogna arrivare all'Europa il prima possibile perché ci sono pochissimi autobus poi per tornare a casa. In cammino, qui è dove abbiamo dormito, veramente un bel posto, abbiamo mangiato benissimo e si è speso il giusto, anzi secondo me si è speso poco. Buongiorno dai due, in cammino, terza e ultima tappa del cammino di Europa della Serra. Stiamo lasciando il Santuario di Graglia alle 7 di mattina, complice il cambio dell'ora, c'è già luce e allora vediamo di arrivare il prima possibile a Europa e visitare il santuario prima di prendere l'autobus per tornare a casa, perché ci sono pochi autobus, non per altro. Oh, bella giornata anche oggi, dai. Un po' velata ma pazienza. In cammino. Là sullo sfondo si vedono bene gli ultimi profaggi della Serra Morenica. Il sole e noi si va. Si è fatto due chiacchiere con un altro camminatore, mi sa che siamo i primi ad essere partiti e ora si va verso Europa. Cascina dai Retti. Non prendete la strada in salita ma continuate dove è segnato. Rumore di foglie e di campanacci di mucche. Altro che i rumori del traffico, eh? E ora stiamo facendo anche il cammino della Gran Madre, oltre al cammino di Europa. Ieri abbiamo fatto il cammino di Europa e parte della grande traversata biellese. Oh, ma noi da quant'è che non facciamo più un cammino che è solo quello e non c'è altro? Ormai ci sono così tanti cammini in Italia che tu parti per fare un cammino e fai anche altri tratti di altri cammini che non sapevi neanche esistessero. Tu vai dritta senza deviare dal... Ma sono così? Qua è un cavallo, ho ragione. Queste sono mucche. Ciao. Questo no, mucche ti sta anche guardando male e dico ma cosa stai pensando? Questo è un cavallo. O questo è un cavallino. O una cavalla. Forse è una cavalla incinta. Ciao bionda. Mucche e cavalle. Ed è uscito il sole, perfetto. Pellegrinetta che avanza a passo spedito perché sa che davanti a noi, là sotto il sole, c'è Sordevolo, dove oltre a una pregevole chiesa con mi sembra una passione al Cristo, ci sono anche i bar dove faremo colazione. Perché il bar del santuario di Graglia apriva alle 8 e noi volevamo essere già bene in cammino a quell'ora. In discesa verso Sordevolo è scivolosissimo perché le colpe delle foglie, se non altro non sono anche bagnate, perché altrimenti quando si ricomincia a salire mi manca la salita. Cascate. E lì il ponte, da passare dal ponte ricominceremo a risalire verso Sordevolo finalmente. E ora attraversiamo il ponte sul torrente Elbo, perché qui siamo nella valle dell'Elbo. Guarda che bello! In realtà non è neanche così antico perché è del XIX secolo. Infatti nel 1842 Gregorio Ambrosetti lo donò probabilmente alla comunità. Stiamo entrando a Sordevolo.
dove oltre al Museo della Passione ci sono anche i bar. Spero di trovarli aperti. Vabbè, sono le 8 di mattina, è domenica saranno aperti, dai. Ci sono le poste, c'è il comune, c'è la chiesa, quello che non vedo è un bar. Questo qua sopra deve essere il Museo della Passione, vediamo. Eh sì, purtroppo questa chiesa del Museo della Passione è chiuso. Colazione con i dissennatori. Allora, è 100 metri fuori percorso dopo il Museo della Passione questo bar, però ho visto che è l'unico bar che è entrato a Sordevolo, però comunque merita, le brioche erano buonissime. Adesso poi finiamo di mangiare e poi ripartiamo di slancio. Stiamo lasciando Sordevolo e là c'è il santuario di Graglia che si vede benissimo. Sotto là ancora la Serra Morenica, vedete il verde, è un'onda verde. Via. Mancano circa 10 km e mezzo a... Non lo so. Di il nome. Europa. Niente, ormai siamo sulla terza tappa e lei non ha ancora imparato il nome del cammino. Io non capisco se mi sta prendendo in giro o se davvero non riesce a ricordarsi dove va l'accento su Europa. E questa è la chiesa della Madonna delle Grazie di Verdobbio, purtroppo è chiusa, ha un bel frontale in pietra. Qui i nostri segnavia del cammino di Europa e noi continuiamo a camminare. Il mulo è come il tempo, più lo comandi più segue il vento, testa bassa, cuor leggero, del suo nome ne va fiero. E il mulo anche in queste valli ha aiutato parecchio in passato per il trasporto, insomma sulle mulattiere, chissà come mai si chiamano mulattiere, perché erano percorsi con i muli. Abbiamo incontrato più fontane qui tra Donato e Sordevolo che sulla via Postumia, se tutta la via Postumia fate voi. Qui si lascia l'asfalto e si va sul sentiero e c'è un cane che è uscito da una casa e andrà a fare una passeggiata. Uè, torna a casa, non seguirci, ti capì? Torna a casa, Alessi. Abbiamo quasi 700 metri di salita davanti a noi. Bella tosta. In questo alpeggio lavora un pastore e qui c'è cose da non fare. E ora Giulia vi darà una rapida dimostrazione di cose da non fare quando incontrerà il cane da pastore. Vai! No. Vai! E per sicurezza comincia a agitare le braccia e a urlare. L'oratorio, anche bello, ci sono tutte le panchine, i tavoli, si potete fermare, dove c'è anche una fontanella, infatti eccola lì, c'è una fontana, poi dopo questo non sono sicuro ci siano altri punti acqua. San Barnaba.
Tor di San Barnaba, molto carino, peccato che sia chiuso dall'altra parte. Eh sì, vengono su i ragazzotti del paese a fumacchiare seduti. E lì riprendiamo il percorso. Ok, noi siamo arrivati da qui, questa è la stradina che porta su a San Barnaba, e questo è il classico, la stazione barometrica a corda, no? Se si muove, allora, se la pietra si muove c'è tempesta, se la pietra è ferma non c'è vento, se la pietra è bagnata piove, se è asciutta non piove, se non la vedi perché c'è la nebbia, se fa ombra c'è il sole, allora, se è imbiancata vuol dire che nevica. Pedro Rubatà cosa? Non so, Taramot, quello non riesco proprio. E l'ultima è se la pietra è sparita ci sono i ladri. Yeah. È semplice ed efficace. Quello è il sentiero di San Barnaba a Verdobbio. Ciao amici, proseguiamo ora sull'antica strada per Chiavolino. Dietro il camion c'è il cane bianco da pastore che però ci ha detto che oggi è domenica, per cui lui oggi non lavora. Se vogliamo farci mordere da qualcuno dobbiamo chiedere a qualcun altro, per cui niente, non potrai mettere in pratica quello che hai appreso da quel cartello che c'era all'alpeggio prima. Oh via, si sale, ormai è rimasto solo da salire, discese non dovrebbero più essercene. Purtroppo l'antica strada per Chiavolino diventa presto asfaltata, per cui c'è un pezzo di asfalto qua in salita, e se non altro è agevole, non è scivoloso perché non ci sono foglie. Va bene, dai. Frazione Chiavolino. E non è il primo che vediamo, qui c'è per chi percorre questo sentiero c'è un quaderno per lasciare un pensiero. È carino e non è il primo che troviamo così, devo dire che comunque è un po' sentita anche da popolazione locale. Meno male, dai. Stiamo camminando in una macchia di betulle panoramica, là sotto. Allora, là sotto deve esserci Biella in quella direzione e noi vi stiamo proseguendo verso Europa. Qui ogni tanto ci sono le freccine del percorso a vernice o segnate sui tronchi, oppure la fascetta di plastica sui tronchi. Il percorso è abbastanza agevole da seguire senza bisogno di guardare continuamente le tracce GPS. Meglio così, perché girare con in mano il cellulare, insomma, già ho in mano l'action cam. Ok, questo è il bivio tra il percorso normale dritti, che lì è stato difficile, e la tranvia che è facile, quella là. Noi facciamo il percorso normale, tanto non abbiamo poi così fretta, dovremmo farcela anche facendo percorso. È un po' più lungo questo percorso, poi la tranvia poi occupa la sede lasciata libera della tranvia che portava da Biella a Sant'Olio d'Europa, che è stata in funzione fino agli anni 50 dello scorso secolo, ovviamente, perché uno non ci pensa, ma siamo già nel XXI secolo.